Ciao piedi pesanti, un video veloce prima di andare a fare la spesa in versione 2020 sulla Giulia Veloce, perché sono state fatte giustamente molte domande e le persone vogliono sapere qualcosa riguardante consumi, riguardante la guida di quest'auto e quindi prima di faremo certamente altri video con piedi pesanti per bene, prove, consumi, prove fatte a standard, diciamo. Però in questo momento l'unica cosa che posso fare è un velocissimo video di recap per rispondere appunto alle domande che sono spesso fatte giustamente sui social. La prima cosa che la gente giustamente vuole sapere è quanto consuma la Giulia Veloce a benzina. Allora, chiaramente, come tutti i turbobenzina, è tantissimo sensibile allo stile di guida. Mi è capitato di fare alla pompa Milano, provincia di Grosseto o provincia di Fermo, quindi quasi tutte strade, autostrade in cui non ti fermi, non ci sono semafori, e a 120-130 il record che sono riuscito a fare, diciamo, di consumo positivo è stato 12.8 con un litro alla pompa. Questo da Milano alla provincia di Fermo, quindi sono 480 km di autostrada. È buono, per un turbobenzina non è male. Ora invece diversamente il discorso in città. Allora, a Milano, a Roma, a Napoli, guidando senza troppi pensieri, quindi non come un criminale ma nemmeno come furio, viene fuori più o meno 7,5-8 con un litro in città. Se invece si guida come un ignorante vengono fuori 5, 3,5, dipende. Adesso, il computer di bordo è mediamente molto preciso, devo dire la verità, rispetto a tante altre auto che ho avuto modo di provare, è abbastanza preciso. Questo, diciamo, c'ha uno scarto relativamente basso, direi di un 5%, e adesso, in questo momento, mi segna 13,3 litri per 100 km, quindi 7 con un litro, un consumo abbastanza alto. Però c'è stato fatto Napoli, provincia di Fermo, quindi passando da Avezzano, da Sora, dalla montagna, guidando come uno zappatore afghano, quindi abbastanza senza troppi rimorsi. E quindi chiaramente il consumo è alto, però c'è stato fatto il Gran Sasso, c'è stata fatta la montagna e c'è stato guidato abbastanza con ignoranza. E tra l'altro questi chilometri bisogna aggiungerci un qualche giorno di guida dentro Napoli, nella zona di Poggio Reale e qui nel Fermano. Tutto questo ovviamente prima del lockdown, perché stiamo parlando di un'auto che adesso non sta venendo usata se non per fare la spesa. Quindi diciamo che possiamo dire che se usata in maniera oculata questa auto fa circa 10 con un litro. Questo è. La cosa bella della Giulia, mi si diceva del cambio. Allora, il cambio è classico ZF, ok? Quindi è il classico ZF che monta anche BMW, che monta anche alcune auto del gruppo Volkswagen, quindi alcune Audi ed alcune Porsche, con una taratura particolare. Allora, innanzitutto questi meravigliosi paddle, io come vedete la posso attivare la marcia in drive tirando il paddle, e se tiro entrambi i paddle, adesso se uso il telefono non riesco a farlo, però se tiro entrambi i paddle l'auto va in folle, quindi significa che io riesco praticamente a gestire tutte le funzioni base del cambio dai pedal. Chiaramente l'auto va in drive, quindi poi se la voglio mettere in manuale dovrò girare la leva, tirarla verso di me e sarà in manuale. A questo punto la gestisco in manuale, però se voglio comunque cambiare lo posso fare anche in drive. Chiaramente il manuale, la versione sequenziale, quindi la versione manuale, ci hanno chiesto perché lo usiamo sempre in sequenziale quest'auto. La versione sequenziale del cambio ZF sulla Giulia è una figata pazzesca, perché vi lascia fare completamente quello che volete, cioè non vi cambia quando voi salite di giri, quindi gestite esattamente come un manuale. Quindi non potendo avere la versione manuale è un ottimo compromesso, quindi il motivo per cui è così bello guidare con il cambio in M. Chiaramente le modalità di guida si sente molto la differenza. In A, che era l'all weather, adesso è diventata advanced efficiency, era proprio forzata dentro, però l'auto è molto tagliata, quasi come se avesse 100 cavalli, per dire. Però la figata è che se andate per esempio in autostrada e alzate il piede, lei va in veleggiamento, quindi fa esattamente quello che farei io personalmente con un manuale quando voglio consumare poco. Quindi alzo, metto in folle e lascio andare la macchina. Questo aiuta molto sui consumi. Non solo, d'inverno, quando il motore è freddo, si avvia magari a Milano la mattina, a gennaio ci sono -2, e si avvia il motore con la macchina fredda,
Aiuta molto a non sforzarlo perché non sale molto di giri. Però ecco, in modalità A, quindi Advanced Efficiency All Weather, quello che è guidarle, pretendere che sia divertente, è come andare sull'Everest con i sacchi della spesa e pretendere di fare le scale. È la stessa cosa, non va bene. In N la macchina si comporta in maniera abbastanza neutrale, non è particolarmente eccitante, ma non è neanche male, cioè la macchina va in N, però le cambiate sono dolci, dolcissime, e sono impercettibili, quindi anche se lo usate in manuale dovete guardare poi sullo schermo per vedere la marcia che avete, perché non sentite la cambiata, mentre in drive il cambio è stato progettato, la taratura del cambio è stata fatta per darvi il calcetto, quindi la marcia la sentite e quando guidate in maniera sportiva vi diverte un sacco. Non solo, in drive avete la risposta del pedale al migliore dei modi, la risposta del motore al migliore dei modi, quindi la macchina, se volete fare il traversino, se volete divertirmi, è da utilizzare in Dynamic, non in drive, scusate. Poi una cosa importante che mi sono dimenticato di dire l'altra volta, e anche nel video di Greg, il famoso video di Greg, è che la macchina ha il termometro dell'olio, e questo è molto importante per un'auto sportiva, perché finché l'olio non è caldo, quindi 3 tacche, sapete che non lo dovete tirare, e questo vi aiuta un sacco, ed è una figata che ha Giulia, che hanno alcune auto sportive e non tutte. L'infotainment non so dirvelo, le altre cose, le altre informazioni sono sui vari video, quindi ci sono già, era semplicemente per rispondere a un paio di curiosità su questa macchina. Faremo altri video, sicuramente, faremo altre prove, altri video anche fatti in maniera più approfondita e anche più carini da vedere, e per adesso purtroppo questo è quanto si può fare tra una spesa e una permanenza forzata in casa. E detto questo, speriamo che vi sia stato di vostro interesse, brevissimo, giusto per soddisfare un paio di curiosità, e ci si vede presto, ragazzi, ciao. Ok, altra cosa che viene spesso chiesta, la mascherina l'ho buttata perché è stata usata ed è più pericoloso tenersela addosso adesso che non c'è nessuno, che tutta impregnata di schifo, che buttarla. Il bagagliaio, allora io l'unica volta che ho avuto bisogno di non ho potuto caricarci qualcosa, è stato uno scaldabagno grosso, ho dovuto sballarlo e metterlo nei sedili posteriori, perché altrimenti il bagagliaio è capiente. Soprattutto c'è il pack cargo qua, non so se si vede, in cui riesce ad agganciare il sacchetto, quindi non si muove per tutta la macchina. È abbastanza capiente. Ora io non ho esigenze particolari di traslochi tutti i giorni, però diciamo che la berlina comunque a 3 volumi è più che accettabile per le esigenze medie di una famiglia. Adesso vi saluto, vado a disinfettare tutta la spesa.